Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video a metà tra una recensione e un tutorial su come rigenerare i fari opacizzati dell'automobile. Infatti, da quando le automobili hanno iniziato ad utilizzare i fari in policarbonato è sempre più comune, soprattutto sulle automobili più datate, vedere i fari in policarbonato cotti dal sole. Questo, oltre a rappresentare un problema estetico, il faro infatti non sarà più trasparente ma sarà opaco e ingiallito, è un problema anche a livello di sicurezza, visto che quando utilizzeremo il faro, soprattutto di notte, il flusso luminoso della lampadina sarà limitato e soprattutto il fascio di luce non si propagherà come previsto. Ho sempre evitato di fare un tutorial su questo argomento perché ritengo che su YouTube ci siano già molti tutorial estremamente validi che si possono seguire, quindi mi sembrava inutile aggiungerne un altro. Questo finché non ho scoperto un metodo alternativo per la rigenerazione del faro che non comporta l'utilizzo di vernici oppure di prodotti a base vetroceramica che però non garantiscono una durata nel tempo estremamente lunga. Siccome io volevo una soluzione duratura nel tempo come quella offerta da una verniciatura, ma allo stesso tempo non avevo né le capacità negli spazi per effettuare questo procedimento, ho quindi optato per una soluzione alternativa non molto utilizzata, leggermente più costosa ma semplice, con il risultato estetico e duraturo nel tempo di una verniciatura, vale a dire la rigenerazione dei fari dell'auto tramite la vaporizzazione di un polimero liquido. Questo tipo di rigenerazione dei fari implica l'acquisto di un kit per la vaporizzazione di questo polimero, oltre che al polimero stesso, il cui link per l'acquisto su Amazon troverete come al solito in descrizione al video, da utilizzare in sostituzione della fase di verniciatura. Infatti tutta la prima parte di rigenerazione del faro è identica a tutti gli altri metodi. Infatti, dopo aver applicato un nastro protettivo per evitare che la carta abrasiva possa andare a danneggiare la nostra vernice, come per tutti gli altri metodi dovremmo utilizzare delle carte abrasive, che in questo caso erano incluse con il kit che ho acquistato, per rimuovere la parte ingiallita e opacizzata del faro. Una volta ripulito accuratamente il faro da tutte le polveri di policarbonato, possiamo finalmente andare a vaporizzare il nostro polimero liquido. Per la vaporizzazione dovremo usare una specie di caffettiera inclusa in confezione a cui applicare un particolare beccuccio. Inoltre la mia caffettiera vaporizzatrice, che normalmente andrebbe utilizzata con l'apposito trasformatore da corrente alternata a 12 volt, è stato leggermente modificato tramite due morsetti e uno spinotto adeguato per essere collegato direttamente alla batteria della macchina. Al di là di questo però il procedimento è esattamente lo stesso. Dopo aver aspettato alcuni minuti, una volta che il nostro vaporizzatore inizia ad emettere del fumo semitrasparente, siamo pronti a passarlo sul faro. Ed è qui che avviene la magia. Non so se dal video rende, ma dal vivo è veramente uno spettacolo. Infatti basta tenere il beccuccio del vaporizzatore a un paio di centimetri dalla superficie del faro appena carteggiata per vedere tutto il policarbonato che ritorna trasparente. E questa operazione, oltre a essere estremamente semplice, oltre a essere estremamente veloce, ha anche diversi lati positivi. Primo tra tutti il fatto che, non essendo una verniciatura, non avremo problemi né di polvere né di pelucchi che si possono depositare sulla vernice nel frattempo che asciuga, anche perché con questo sistema il policarbonato appena sciolto si ricristallizza istantaneamente e possiamo tranquillamente andarlo a ritoccare subito dopo senza alcun problema, ma soprattutto ci permette di andare a correggere anche qualche piccolo errore di carteggiatura. Infatti tutti i micrograffi più piccoli che abbiamo fatto con la carta abrasiva e che non abbiamo rimosso con la giusta attenzione spariranno da soli nel momento in cui verranno a contatto con questo vapore di polimero liquido. Non significa che non dobbiamo applicare cura durante la carteggiatura, significa soltanto che se non vogliamo fare un lavoro molto approfondito, molto certosino, comunque possiamo andarlo a compensare direttamente in fase di finitura senza dovercene preoccupare troppo. L'unico lato negativo che ho riscontrato con questa procedura è che, nonostante le dichiarazioni del produttore, si utilizza abbastanza polimero liquido. Ok, io mi sono preso il mio tempo, ho fatto comunque una rigenerazione dei fari senza correre troppo per essere sicuro del risultato, ma ottimisticamente non penso che con una ricarica di polimero si possano rigenerare più di 5 coppie di fari. In ogni caso, considerando tutto il costo del sistema, la semplicità di utilizzo e soprattutto la resa finale, mi sembra un numero di rigenerazioni abbastanza adeguato. La vera domanda a questo punto è: ma quanto è efficace questa rigenerazione
rigenerazione durante il tempo? Beh, se andiamo a dare retta alle dichiarazioni del produttore, la cristallizzazione del policarbonato tramite questo polimero liquido è un'operazione a tempo indeterminato, vale a dire che ci permette di ripristinare la trasparenza del faro senza problemi di durata nel tempo. Ora, a questo punto la domanda principale: ok, tutto molto bello, tutto molto semplice, tutto molto comodo, come passare la vernice ma in maniera estremamente più semplice e pratica, ma durerà veramente nel tempo? Secondo il produttore, la cristallizzazione del policarbonato tramite questo polimero liquido riporta il faro a uno stato di fabbrica, il che vuol dire che la durata che avremo nel tempo di questo faro rigenerato sarà pari a quella di un faro nuovo. La dichiarazione lascia un po' il tempo che trova, visto che il faro nuovo di fabbrica ha comunque un rivestimento extra protettivo che non è composto da policarbonato ma è una verniciatura, e quindi vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di seguire con costanza i miei video in modo da poter avere degli aggiornamenti nel tempo su come questi fari invecchieranno, ma sono abbastanza sicuro di poter affermare che comunque la durata sarà maggiore di quell'anno e mezzo che possono durare i fari soltanto carteggiati e lucidati senza alcun trattamento protettivo. La nota dolente riguarda i costi. Questo kit infatti non è propriamente economico, o meglio, solo il kit costa più o meno quanto un kit completo di rigenerazione fari, mentre il polimero apposito ha un costo di per sé relativamente elevato, ma un costo poco più alto rispetto a una vernice apposita e di qualità per policarbonato a un prodotto vetroceramico di marca. Quindi in conclusione, considerando la qualità della rigenerazione dei fari, nonostante non mi sia applicato più di tanto per effettuare un buon carteggio, ma soprattutto la praticità e la semplicità con cui questa operazione viene fatta e la possibilità di effettuare questo trattamento in un tempo relativamente breve anche in mezzo alla strada, mi porta a giudicare veramente molto positivamente questo nuovo metodo di generazione dei fari e a consigliarlo a tutti coloro che volessero cimentarsi in questa operazione. Come al solito vi ricordo che se volete acquistare questo kit di rigenerazione fari auto polimero liquido troverete in descrizione al video i link Amazon per l'acquisto. Vi ricordo anche che qualora voleste utilizzare un metodo classico di rigenerazione, sempre in descrizione al video troverete dei tutorial di altri utenti YouTube che hanno effettuato questa operazione in maniera classica. Vi invito anche a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo tipo di rigenerazione fari, se l'avete provato, se avete idea di quale può essere la resa nel tempo, se avete comunque critiche o consigli per gli altri utenti, ma soprattutto vi invito a iscrivervi al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video, ma soprattutto sui video di aggiornamento che effettuerò nel corso degli anni per vedere come questo trattamento ai fari passerà alla prova del tempo. Ciao a tutti!